Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, la domanda a cui andiamo a rispondere oggi è: cosa non ti vedi arrivare ma che sta appunto per arrivare? Cioè, cosa non ti vedi arrivare, cosa non stai vedendo ma che è sul piano sottile, che sta per arrivarti? Cosa non stai vedendo ancora, che sta per arrivarti? Allora, mettiamo tre varianti. Oggi abbiamo la prima conchiglia, la seconda conchiglia e la terza conchiglia. Oggetti marini. Allora, potete anche sentirvi attratti da più di una, quindi sentite come il vostro cuore vi chiama a fare e andiamo a vedere cosa non ti vedi ancora arrivare ma che sta arrivando. Alla fine di ogni variante faremo anche una domanda del sì o no, ok? E partiamo dalla prima variante. Allora, partiamo dagli oracoli. Cosa non ti vedi arrivare, ma sta per arrivare? Chiedo al mio amante invisibile di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, gioia, prosperità e bellezza. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Cosa non ti vedi arrivare, ma sta appunto per arrivare? Possibilità illimitata, le stelle nel cielo. Qua tu stai manifestando, stai chiedendo all'universo. Le stelle nel cielo ti stanno accompagnando. Le stelle sono i sogni, la realizzazione dei sogni. Hai una possibilità illimitata, cioè qualcosa che stai chiedendo, magari pensi di non farcela, e invece ti stanno dando un grande sostegno gli spiriti. Cos'altro? Le riconciliazioni. Una grande abbondanza e prosperità che segue una sensazione probabilmente di dolore o di tristezza che hai avuto. Le stelle nel cielo, l'albero del pianto, eccesso, sazietà e abbondanza. Ti sta arrivando qualcosa di straordinario, per cui non hai mai perso la fede. Possono essere delle riconciliazioni con delle persone o semplicemente un'abbondanza spirituale che si manifesta nella materia in seguito alle riconciliazioni, alle pacificazioni che hai fatto all'interno di te con le immagini del tuo passato, no? La pacificazione delle immagini perturbate del passato la trovate nel video Magia Pratica 11, il pentacolo magico. E quindi arriva qualcosa che ti darà tanta abbondanza, ti sentirai piena, soddisfatta o soddisfatto. Mi stanno raccontando proprio di un momento in cui hai vissuto, ti sei alleata o alleato col dolore, hai sperimentato molto dolore ed è come se l'avessi vissuto fino in fondo. Arriva la ricompensa, sazietà e abbondanza. Questa bellissima immagine di prosperità, qua c'è l'acqua, le emozioni sotterranee con le quali ti sei alleata o ti sei alleato. E mi arriva che piangerai di gioia, c'è una... Non hai mai perso la fede in questo, non hai mai perso la fede. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Cosa sta appunto per arrivare, ma che non ti vedi arrivare? Questa è la fede in te, la fede nelle forze della natura. Un grande atto di fede qua hai fatto, un grande atto di fede. Cosa sta appunto per arrivare? E che
che non ti vedi per arrivare e che non ti vedi arrivare. Cosa ci raccontano i tarocchi? Una grande felicità, il sole, una grande, grandissima felicità, gioia, figli o condivisione, una felicità che ti riempie il cuore. Bello, bellissimo. 8 di denari, cavallo di coppe, 9 di bastoni, 6 di coppe. Non ti vedi arrivare a una grande riconciliazione con qualcuno per molti di voi. Una grande riconciliazione con qualcuno. A livello sottile la riconciliazione con la bambina e il bambino interiore che ti porta a dei grandi risultati nella vita pratica. Nella vita pratica, lavorativa, molti di voi faranno qualcosa che la vostra bambina e il bambino interiore sarà felice di fare. Sarà felice di fare nella vita pratica, nella vita concreta. Avete dato spazio e voce alla vostra bambina o al bambino interiore. Qua mi dice la riconciliazione con la vostra bambina o il bambino interiore vi porterà a una felicità inesauribile. Inesauribile. Questo può portare anche per alcuni di voi alla riconciliazione con delle persone che conoscete bene o con delle persone per cui c'è affetto, anche riconciliazione con dei figli, Però è una grande gioia, quelle gioie che sono indelebili nell'anima, una grande gioia. E ribadisco, sul piano pratico c'è qualcosa che arriva per cui tu hai avuto fede, che ti motiva a livello emozionale, che porta risultati nella materia, concreti, nel lavoro, o nel lavoro che hai fatto su di te per ritrovare gioia e felicità, o che segui insieme a me il cammino sciamanico, qualsiasi lavoro interiore tu abbia fatto, va a buon fine, dandoti gioia imperitura. Bellissimo, bellissimo. Qua c'è la realizzazione di un sogno che avevi da bambina, o da bambino, che molti di voi magari si sono anche dimenticate o dimenticati. Questa lettura è molto commovente, bellissima. Cos'altro ci raccontano? Il Papa, la morte, paggio di bastoni e l'otto di coppe. C'è stato un cambio molto forte nella tua vita o stai attraversando un cambio molto forte e questo cambio molto forte ha a che fare con il taglio di tutte le vecchie credenze, il taglio anche della rigidità, quello su cui contavi o credevi prima. Questo genererà o ha generato in te, io credo che tu abbia già fatto questo lavoro interiore, un nuovo entusiasmo, il piacere della scoperta del nuovo e questo ti sta portando a voltare pagina, ad avere il coraggio di andare oltre la tua zona di comfort, perché senti il richiamo di qualcosa di più grande e alla base di questo richiamo di qualcosa di più grande sta un grande lavoro spirituale che hai fatto nell'abbattere le vecchie credenze e andare incontro solo alla fede, perché la fede ha inizio quando tutte le credenze finiscono. Io vedo che sta arrivando un grande entusiasmo che ti porta a fare, a realizzare qualcosa, lo stesso entusiasmo che le vecchie credenze, le vecchie strutture sociali, l'io che ci siamo costruite, aveva occultato i sogni che avevi da bambina o da bambino. Alcuni di voi c'è il rientro di una persona che conoscete bene, che magari è stata una persona importante nella vostra infanzia o nel vostro circuito. C'è il rientro di questa persona. Sì,
Vediamo cos'altro. Anche il rientro di un figlio o di una figlia. Cos'altro ci raccontano? Quattro di spade. Il destino gira dalla tua parte. Hai atteso, hai meditato, ti sei riposato, riposato. C'è stata una pausa, È come se la vita facesse rigirare la ruota del destino. Il destino è dalla tua parte adesso. Gli eventi che arriveranno sono eventi a favore della tua realizzazione, di questo successo, sazietà, abbondanza, di qualcosa che stavi sognando. Questo è un desiderio che si realizza. 9 di coppe. La realizzazione di un grande desiderio. Gli eventi ti portano a realizzare un grande desiderio. La ruota del karma gira a tuo favore. Sono gli effetti positivi del karma. Hai imparato ad affrontare gli eventi in modo completamente diverso. C'è un grande appagamento emotivo che ti arriva. Un grande appagamento emotivo che ti arriva. Apertura verso il futuro? Tanta gioia sta arrivando, 3 di coppe. Anche la riconciliazione con delle persone importanti nella tua vita. Una riconciliazione con persone importanti della tua vita. Però una grande gioia, questi sono successi condivisi insieme. 3 di coppe, l'allegria, la gioia, una nuova apertura di cammino, l'entusiasmo della condivisione. Tu condividerai o con delle persone a cui vuoi bene, una gioia, un appagamento raggiunto per la realizzazione di un destino, di un desiderio, o è la riconciliazione, oppure ambedue, con persone che conosci, il destino le porta. Sì. Qua c'è stato un grande dolore col 5 di coppe, un senso di perdita o di abbandono. Non so se dato o ricevuto, però c'è la dea dell'abbandono con il 5 di coppe che mi parla di una tristezza, di una sensazione di tristezza che hai avuto. C'è un nuovo inizio, fondo mazzo, asso di denari, un nuovo inizio e una gioia che ti arriva, un appagamento emotivo in merito a quello che ti ho appena descritto. È molto bella questa lettura, è molto molto bella. Anche un appagamento raggiunto per qualcosa che si compie, va a buon fine, magari tu hai lasciato una zona comfort e riconciliandoti con la bambina o il bambino interiore o nei tuoi studi o nelle cose pratiche o arriva un grande senso di perdono, mi viene da dire, un peso che si alleggerisce, una perturbazione che finisce, un grande insegnamento spirituale dovuto a un bellissimo cambio fatto. Non è stato facile, ma è stato profetico, mi verrebbe da dire. Bellissimo veramente. Vediamo cosa ti dicono queste. La perfezione. La perfezione, ti sentirai di essere proprio nella perfezione, vedrai che tutto è perfetto, vedrai anche che quello che è stato perfetto. Perché quando noi ci riconciliamo con la bambina interiore, che è anche il nostro maestro interiore, che si trova tra il secondo e il quarto chakra, sia nel secondo che nel quarto chakra, no? Allora senti che tutto ciò che hai vissuto, per quello che hai ottenuto, è stato perfetto. Senza quello che hai vissuto non potevi ottenere quello che sta per arrivare e che ancora non ti vedi arrivare. Nel quarto chakra noi tutto quello che abbiamo vissuto di dolore o negativo si trasforma in medicina. Quindi questa perfezione. Vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Dove stanno? Eccoli. L'oracolo della magia.
l'universo ha puntato su di te, ti ha puntato. Tutti siamo polvere di stelle, di nuovo tornano le stelle, ricordiamo le stelle. Si realizza un desiderio, eccolo qui, un grande desiderio che avevi nel cuore. Un grande desiderio che avevi nel cuore, che ha come base la riconciliazione con la tua bambina o bambino interiore, e poi fuori si manifestano le cose che ti ho detto. Cioè ti sentirai che è stato tutto perfetto, che è tutto perfetto. Io non lo so cosa state vivendo in questo momento, ma le carte parlano chiaro e sono molto eloquenti ed esaustive. La perfezione dei sogni che hai, che realizzi. L'universo è nelle tue mani. L'universo ti dà ciò che hai chiesto. Come vedi, qua c'è una persona che chiede all'universo, l'universo risponde dandogli le stelle, no? Molto molto bella, molto commovente questa lettura, bellissima, bellissima. Voglio vedere con queste. Qua è uscita la sublime porta, arriva proprio una persona di cui ti puoi fidare. C'è un messaggio di una persona qui anche qualcosa di sublime. Arriva qualcosa che stavi aspettando da tempo, per cui hai lavorato intensamente su te stessa o su te stesso, la porta all'orizzonte, finalmente l'orizzonte. È proprio così, anche qualcuno che ti apre una nuova via. Finalmente l'orizzonte, qualcosa di sublime. È meravigliosa questa lettura, sì, meravigliosa. Volevo mettere, dove stanno? Eccole. Allora, qua c'è una farfalla bellissima, c'è una piena trasformazione, vedo tanti sorrisi, vedo tanta allegria, vedo una piena trasformazione delle tue emozioni, una guarigione emozionale su più livelli, una guarigione che verrà condivisa, una gioia che verrà condivisa. È veramente bellissima questa lettura, questa abbondanza che verrà condivisa, qualcosa che arriva per un buon lavoro svolto e che porta tanta soddisfazione, verrà condivisa questa cosa. Hai fatto un grande lavoro, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Adesso pensa a una domanda, magari scrivimi sotto ai commenti qual è la domanda e andiamo a rispondere, per chi ha scelto la prima variante. Andiamo a rispondere alla domanda. Magari può essere solo una conferma della lettura, anche se non vuoi fare la domanda, oppure proprio una domanda specifica, in merito anche a quello che è uscito. Una domanda specifica. Vai, fammi la domanda. Alla domanda che hanno fatto le mie ragazze e i miei ragazzi, qual è la risposta? Tre di coppe di nuovo, 3 di coppe, 5 di coppe di nuovo, 6 di bastoni, 6 di denari, assolutamente sì pieno, 2 di bastoni. Allora, mi stanno raccontando di una realizzazione, di un successo che arriva, le cose tornano in equilibrio, il giusto dare e il giusto avere, laddove si è dati di più si è dato di più e si è ricevuto meno, tutto torna in equilibrio.
Vedo che c'è una grande realizzazione, un grande successo anche. Potrai condividere anche il tuo successo con degli amici o delle persone a te care. Vedo che si aprono nuove prospettive. E potrebbe essere una riconciliazione con qualcuno, con una persona, con un familiare, con una persona a te vicino, con degli amici, che viene anche a chiedere scusa, una richiesta di perdono o a modo suo. Tu ne esci vincente da questa cosa, ristabilendo l'equilibrio, e si aprono assolutamente delle straordinarie possibilità. La risposta è sì a qualsiasi domanda tu abbia fatto, un sì vincente. Vedo trionfo, vedo successo, vedo realizzazione di obiettivi anche economici, e ti viene dato anche un contributo o un sostegno, ricevi anche un aiuto o un sostegno da qualcuno, e questo permette l'apertura di nuove possibilità. Quindi la risposta è assolutamente sì. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui e passo alla seconda variante se mi segui anche lì, altrimenti noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante, la mettiamo qua e andiamo a vedere cosa sta appunto per arrivare, cosa è lì lì per arrivare ma non ti vedi ancora arrivare. Andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, bellezza, prosperità e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Cosa sta appunto per arrivare e non ti vedi ancora arrivare. Il diavolo di polvere, uscire dalla stagnazione. La fanciulla della luna, nuovi inizi. Vivere la vita così come viene il vagabondo. Nuovi inizi, 1441, carte a specchio, dopo un momento travagliato dove hai vissuto paure, attaccamenti, resistenze. Allora, una situazione ferma si sblocca completamente portandoti nuovi inizi. Qualcosa che è stato covato all'interno, portato in gestazione nelle profondità dell'anima, viene fuori con libertà, leggerezza, una nuova fase della tua vita piena della guarigione che hai assunto dentro di te, che è arrivata in te. 14 anche la temperanza, la guarigione che è avvenuta in te. Quindi il vagabondo è un po' come se fosse il matto, i nuovi inizi anche qui il matto, ma allo stesso tempo anche la luna, quindi non hai più paura delle tue emozioni, e quindi le tue emozioni sono diventati i tuoi potenti alleati, proprio perché ti sei autopotenziata o autopotenziato con le emozioni. Non lo so se hai fatto il viaggio sciamanico insieme a me o se lo stai facendo, però questo è proprio il passaggio che si fa quando ci si allea ai propri demoni, che è l'anima nera, per realizzare la versione più bella di noi, no? E quindi qua, dopo un periodo di stagnazione, dopo un momento di blocco o di percepito come blocco, ma era lavoro interiore, c'è un nuovo inizio, qualcosa di wow, torni a respirare, mi viene da dire. Se abbiamo avuto anche degli abbassamenti energetici, delle situazioni eh, pesanti a livello fisico anche, si sblocca, come se tornasse il sole dopo la tempesta, no? È molto bello, molto wow, sì. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Aspetta, si sono girate tutte. Regina di coppe, è una guarigione emozionale che ti sta arrivando. Una guarigione emozionale. Diventi sciamana, sei diventata sciamana o sciamano delle tue emozioni. Non le contieni più, le fai fluire, ti allei con le emozioni più intense. Una guarigione emozionale, anche fisica, guarigione fisica ed emozionale.
Cavaliere di spade, 9 di spade. La mente ti ha turbato fortemente, impedendoti di sentire le emozioni. Mi sta raccontando che ci sono state delle situazioni dove la mente ti ha attaccato, hai ricevuto magari anche degli attacchi alla tua sensibilità, e preoccupazioni, notti insonne, di questa natura mi stanno parlando. Paggio di spade, mancanza di fiducia, un po' sulla difensiva. 5 di denari, la sensazione di essere messa da parte, di essere messo da parte, la sensazione di perdita. Mi stanno raccontando che abbiamo attraversato un momento di grande difficoltà, ma soprattutto per quanto riguarda i pensieri ossessivi, i pensieri limitanti che ci arrivavano, che ci sono arrivati. Quindi mi stanno raccontando di situazioni in cui siamo state sulla difensiva, abbiamo dato retta alla mente, situazioni in cui ci siamo sentite carenti o messe da parte dalla vita, o da parte di una situazione, o da parte di qualcuno. Una situazione emozionale di questa natura che guarisce del tutto. Non so cosa fare, o una persona mi dà le spalle, o la sensazione della perdita, sentirsi messi da parte dalla vita, dalle persone. Sì, un nuovo inizio completo rispetto a questo. Cos'altro? Cavaliere di denari. 3 di denari. Allora, qua arrivano anche delle collaborazioni lavorative, viene riconosciuto il tuo valore all'interno di contesti lavorativi o nelle attività dove metti energia, perché molti di voi mi potreste dire, io sono in pensione, ogni volta me lo chiedete, poi vi rispondo, se sei in pensione dove metti il lavoro e dove metti la tua energia quotidiana, quello è, quindi collaborazioni fruttifere, collaborazioni con persone, vedo che anche a livello fisico parlerai anche se ci sono stati dei problemi di salute o dei problemi di salute mentale, non di salute mentale, nel senso sai quando i pensieri ti affossano, ok, c'è una ripresa anche perché vedo che parlerai con delle persone molto efficienti, che riconoscono il tuo valore, riconoscono quello che hai sentito, che hai attraversato e c'è proprio una risalita in merito a questo. Ma anche nel lavoro vedo cooperazione e collaborazione, laddove ti sei sentita messa da parte, dove non è stato riconosciuto il tuo valore, vedo che ci sono cooperazioni dove viene riconosciuto il tuo valore, anche delle proposte per lavorare con un'altra persona o altre aziende o qualcuno arriva da te per chiederti una collaborazione. Sì, 10 di spade, mi dicono che hai vissuto un momento difficile proprio, una fine necessaria, una fine necessaria, che ancora la tua mente si chiede perché, per come, 8 di spade, come posso uscirne. Qua hai vissuto un momento di dolore molto forte, dove la mente ha preso il sopravvento, ma sappi che è finito. Finito. È stata una fine dolorosa, una fine necessaria, ma è finito. Può riguardare circostanze legate alla vita pratica, all'attività, al lavoro, di salute psichica o di salute fisica. Sappi che è finito, perché questa circostanza, questa sensazione di sentirti esclusa o messa da parte, la mente le utilizza per farti sentire ancora più vittima e laddove focalizzi poi la tua energia, lì, cioè laddove tu focalizzi l'energia, lì si realizza. Se tu focalizzi l'energia in un evento narrandotelo in modo negativo, l'evento farà male, riperpetuando gli stessi eventi. Ma in questo caso, con la consapevolezza che tu hai raggiunto, l'effetto dell'evento nefasto negativo si trasforma in un nuovo inizio pieno di alleggerimento e guarigione. Cos'altro? C'è, se non usciva l'imperatrice te l'avrei detto. Questa è la carta che mi parla di un grande sviluppo creativo, la tua energia creativa, la tua energia vitale risale, diventi, ti espandi, dai valore a chi sei e parla di progetti che hanno del grosso potenziale a lungo termine. Ok? Che cos'altro? Progetti. Allora,
3 di bastoni, si apre il cammino a nuovi progetti, qualcosa che ti motiva, qualcosa che ti fa espandere sul piano concreto. Mi parla anche proprio della salute psicofisica che ritorna a splendere, a fiorire, a germogliare, e questo porta a risultati concreti nella realtà visibile. 10 di bastoni, ti alleggerisci da tutti i carichi, dalla pesantezza che hai avuto fino a questo momento, carichi di responsabilità. Ti stanno dicendo non ti caricare di responsabilità che non sono tue. Questo è un avvertimento, un consiglio che ti stanno dando: non ti caricare di responsabilità che non sono tue. Riconosci quel valore che dentro di te, non ti vergognare di avere successo. Questo è, perché molti di noi, per conformarci al luogo comune, alla massa, tendiamo sempre a ritirarci, a sottrarci, a diventare piccoli. E invece qua ti dice non aver paura di splendere, espanditi, togliti di dosso quei pesi che hanno a che fare con la tua realizzazione. Ok. 8 di bastoni, arrivano notizie, le cose si sbloccano, arrivano notizie in merito proprio a questa crescita, a questa espansione, l'energia, tutto ciò che era bloccato si sblocca, vitalità, energia, nuovo entusiasmo. Segui soltanto il cuore, gli amanti, segui soltanto il cuore. Arriveranno delle notizie che ti permetteranno di scegliere veramente con il cuore, con ciò che è allineata alla tua verità. Ora lo sai cos'è allineato alla tua verità. Vi può parlare anche di situazioni emozionali, d'amore, o situazioni difficili che avete avuto inerenti alle vere scelte, no? Poi ognuna di voi la adatta, però il periodo in cui ti sei sentita messa da parte, ho sentito messo da parte, frustrata, una situazione pesante, giunge al termine. Quindi comunicazioni d'amore si sbloccano, comunicazioni inerenti all'amore per la vita, proprio l'amore inteso come forma più ampia dell'amore, no? Non relegato solo all'amore di coppia o relazionale. Sì. Arriva la giustizia divina, tutto ciò che è stato ingiusto arriva, anche ingiusto si sistema, anche questioni legate a situazioni burocratiche, situazioni legali, situazioni che hanno impedito la crescita, situazioni che hanno rallentato la crescita, comunicazioni che si sbloccano in virtù del fatto che arriva la giustizia divina, il karma per te ritorna in positivo in virtù di situazioni che, parole, situazioni che vengono sistemate, tagliate, sistemate, la giustizia divina, e con il mago Fondomazzo è la manifestazione della giustizia divina per te, perché te lo sei meritato. È molto bella, molto molto bella questa lettura, bellissima. E da questo momento in poi devi fare scelte solo dettate dal cuore, perché sei libera o libero dalla pesantezza di un passato che è stato travagliato, ma è stato utile affinché tu potessi fare le vere scelte del cuore e smettere di non sentire le emozioni come tuoi potenti alleati. Va bene? Wow. Vediamo cosa ci dicono questi altri oracoli. Una magia sta per succedere. Cos'è la magia? La magia è l'arte di operare i cambiamenti con la forza di volontà. Tu l'hai fortemente voluto questo. E quando arriva la magia, la mente cosa fa? Wow, mamma, non me l'aspettavo. Cioè, qualcosa di magico sta per arrivare. È un alleggerimento totale. La magia arriva proprio quando ti senti leggera, leggero, non hai più aspettative, hai dato tanto, ti affidi, e c'è una porta magica che in arrivo a questa giustizia divina che viene a sistemare le cose. Ti porta
tutto ciò che è stato ingiusto dal tuo punto di vista, tutto quello che hai dovuto attraversare, si compie meravigliosamente per te. Va bene? Che cos'altro ci dice questo oracolo? Tiburón, nada lejos de esa situación. Ti allontani da una situazione complessa, complicata. Qua c'è uno squalo che vuole mangiare la sirena, no? E la mente è ciò che voleva mangiarti o ti ha mangiato. Quindi ti allontani da una situazione turbata, da una situazione anche da persone e circostanze che sono stati veicoli di questo turbamento. Grazie a cosa? Alla giustizia. Sì, datemi un'altra di queste. Bellissimo. E si realizza un desiderio. È uscita anche nell'altra variante questa carta, eh? Todos somos polvo de estrellas, tutti siamo polvere di stelle. L'universo ti offre la possibilità di realizzare un sogno, un desiderio. Qualcosa di magico arriva per te, grazie all'universo che ti sceglie, ti elogia per la realizzazione di un sogno. Bello, bello, bellissimo, bellissimo. Vediamo cos'altro ti dicono queste carte. Ah, è uscita saltata. Imparzialità, un po' come fosse la giustizia. Ragazze e ragazzi, qua mi parlano di equilibrio raggiunto, si raggiunge un equilibrio, giusto dare e giusto avere, laddove pensi di aver dato tanto, di aver ricevuto meno, i 5 denari, era tutto funzionale, orchestrato dall'universo affinché tu sentissi adesso questa espansione di coscienza e realizzassi un obiettivo per giustizia divina. Tutto quello che ti ho letto è stato per volere divino affinché tu, ce lo dice la prima carta, ti alleassi, regina di coppe, anche se sei uomo, con le tue emozioni. I demoni, no? Sono le tue più grandi paure, attaccamenti e resistenze, quindi la mente ha giocato un ruolo fondamentale per farti fare, diciamo, allenare su questo, l'autopotenziamento con le emozioni. Sì. Wow, vediamo adesso cosa ti dicono queste altre. Guarda, di lei, qua c'è una persona che parla, che capovolge la testa, è un po' come se fosse l'appeso, un cambio di prospettiva, proprio dove tu hai lasciato andare il controllo e ti sei affidata o affidato. Molte volte quando pensiamo che le cose non arrivino è perché c'è un quadro importante che si sta svolgendo nei regni sottili. Questo il ritardo, qualsiasi cosa è in ritardo, no? Adesso si compie, perché adesso è il momento giusto per compiersi. Mi spiego? Wow! Adesso, ragazze mie e ragazzi, pensate a una domanda. Può essere attinente alla lettura o se non volete fare la domanda, andiamo a vedere cosa ci dicono le domande del sì o del no, la lettura del sì o del no in merito a una domanda che mi fai. Scrivimi sotto nei commenti qual è la domanda riferita alla seconda variante. Scrivimi seconda variante, questa è la domanda. Oppure se la vuoi tenere per te, puoi soltanto scrivermi ok, ho capito, ok? Allora, chiedo per le mie ragazze e i miei ragazzi che stanno facendo la domanda sulla seconda variante. In merito alla domanda fatta dalle mie ragazze e dai miei ragazzi, qual è la risposta? Sì, no. O quello che ci vogliono dire in merito alla domanda che mi stai facendo.
paggio di spade, 2 di coppe, 6 di spade, la morte, il mondo. Se mi hai chiesto sull'amore o su una relazione, questa relazione o l'allontanamento di qualcuno, questa relazione doveva passare una fine necessaria per avere un completamento karmico. Mi stanno dicendo che hai avuto un completamento karmico con questa relazione. Se mi stai chiedendo del ritorno di una persona, in questo momento mi stanno dicendo che se ritorna questa persona non è come pensavi prima, se mi stai chiedendo di questo, è qualcosa di completamente diverso. Se invece stai tu facendo un lavoro su te stessa o su te stesso, per cambiare prospettiva delle cose, abbi fiducia perché l'amore per te arriva. Io non lo so se con questa persona, non lo so se con questa persona, perché qua c'è stato un cambio necessario, una fine necessaria affinché si potesse realizzare, si potesse compiere il destino del karma, mi dicono. E la felicità è in arrivo per te con il mondo, successo, compimento. Quindi, in merito a una domanda fatta che riguarda anche una partnership di lavoro, sta arrivando qualcosa di meglio per te, mi dicono, qualcosa di meglio rispetto alla questione precedente. Quindi diciamo sì, no, è un sì con le variabili, è un sì con le variabili. Perché qua mi parlano di una tensione che va via, un cambio netto da attraversare e un sì con delle variabili, un sì con variabili, ma qualcosa di magico entra nella tua vita, si sistema qualcosa di magico, cioè il karma gira, ecco, la ruota gira, questo è il senso anche con la giustizia, è uscita 2 volte, si ha successo in ciò che a livello emozionale ti può aver ferito. La domanda è se la risposta di base alla tua domanda è successo in ciò che emotivamente ti ha ferito. Le cose karmiche, il karma si equilibra, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui per questa variante, passo all'ultima variante, se mi segui anche lì, altrimenti ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante con questa conchiglia. Andiamo a vedere cosa sta per arrivare e non ti vedi ancora arrivare. Andiamo a vedere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia gioia, prosperità, libertà e visione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Cosa sta per arrivare che non ti vedi ancora arrivare? Cosa ti sta per arrivare? Sta appunto per arrivarti e non vedi ancora arrivare. Cosa ti sta per arrivare? Cosa c'è nei mondi sottili che si sta per manifestare? Una rivelazione, il sentiero non segnato, una rivelazione, un nuovo inizio e la completezza. Come se fosse uscito un po' il mondo qui. Allora, non ti vedi ancora arrivare un nuovo inizio nella tua vita che ha a che fare con la chiusura di una vecchia tappa che ti stai portando dietro. Un nuovo inizio che sarà proprio una rivelazione, qualcosa che magari, l'energia forte che mi sta arrivando qui, che magari stiamo concentrati su una situazione e ci arrovelliamo un po' la testa, no? Perdendo un po' la fede, no? Allora sta per arrivare una rivelazione che porta alla chiusura di quell'arrovellamento, di una situazione pesante, che dà luogo a un inizio nuovo, completamente nuovo. Una rivelazione. Qua si chiude una porta e si apre un portone, come diceva mia nonna. Il numero 5 può essere rilevante per te perché il numero 5 ha a che fare anche con il Papa e l'integrazione di una lezione karmica che nei tarocchi, negli arcani minori, tutti i 5 poi si riconducono all'arcano maggiore del Papa, no? Quindi sono dei cambiamenti importantissimi. È un cambiamento importantissimo che finalmente può aver luogo perché sono state integrate delle lezioni spirituali importantissime
importantissime grazie all'aver vissuto in una situazione di magari confusione, la fanciulla della luna, no? Stare negli abissi delle proprie emozioni, anche nebulose, non sapere, confusione. Ecco, in un momento di confusione, un momento di... Quello che posso sentire è che stiamo un poco in un impasse emotivo. Ne esci vincente. Si chiude una situazione di impasse emotivo e si ha una rivelazione. Andiamo a vedere di che cosa stanno parlando con i tarocchi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in questo. Cosa sta per arrivare che ancora non ti vedi arrivare? Cosa sta a punto di manifestarsi che non ti vedi ancora arrivare? Dopo tanto tempo. L'eremita qui è una carta che mi parla di lavoro interiore profondo che hai fatto. Una saggezza acquisita che ti porta ad avere una rivelazione. D'altronde la rivelazione noi la possiamo avere soltanto quando la mente si ferma. E quindi il lavoro dell'eremita introspettivo che cerca con la sua lanterna dentro di sé la risposta. Qua arriva una risposta interna che ti dà luogo a un nuovo inizio e si ha una completezza. Vediamo ancora cosa ci raccontano. Eccola, l'asso di spade, la rivelazione. È una rivelazione interna. La risposta che cercava l'eremita arriva, è interna ed esterna. Rivelazione, chiarezza, una chiarezza interna che porta a un nuovo inizio, dove si chiude una situazione di emotivamente brulicante, mi viene da dire, no? Sì. Caspita, qua c'è una stabilità raggiunta. In merito, adesso ti dico. Allora, qua si riconquista stabilità, piena stabilità. Magari rispetto a questa stabilità che volevi, vedi qua abbiamo anche il mago. Anche una stabilità familiare, una riconsiderazione di rapporti familiari, anche una chiarezza che arriva in famiglia, una chiarezza che arriva con delle persone, famiglia mi dicono qua, a te care, delle situazioni che ti hanno potuto far venire mal di testa o stressare in merito alla stabilità o alla famiglia. Si avrà una rivelazione, si chiude una situazione anche familiare o legata alla stabilità e se ne apre una molto più interessante, molto più proficua da un punto di vista pratico e materiale. Anche per quanto riguarda il lavoro, anche per quanto riguarda anche una comunicazione sul lavoro che porta maggiore stabilità. Sì, una centratura emotiva che porta della stabilità. Se ci sono stati problemi in famiglia, problemi nel lavoro o discussioni o pensarci su, arriva una verità netta, qualcosa che schiarisce, qualcosa che elimina ogni dubbio. Che cos'altro? Cavaliere di coppe. La luna ce la troviamo di nuovo. 9 di spade e il re di spade. Potevi aver avuto un po' di confusione in merito o a una relazione, non solo confusione, cose non dette, sensazioni contrastanti interne, in merito a una persona che conosci bene o in merito a qualcosa o in merito a una relazione passata, una freddezza con una persona che ti ha dato da pensare, ha mosso le tue acque interiori. Si chiude una situazione di confusione in merito a questa circostanza, a questa persona o a questa circostanza. Un nuovo inizio, una rivelazione, però una porta si chiude, si chiudono anche i drammi del passato in merito a una persona o a delle circostanze che ti hanno emotivamente
un po' sovraccaricato. Sì. Alcuni di voi si rendono conto che una persona non era lì per avere l'amore della vita, ma era lì per risvegliare un potere di maggiore stabilità in te attraverso il lavoro sulle emozioni. Cos'altro? Paggio di coppe, 3 di bastoni, ritorni a sognare, grande attività creativa si risveglia in te, E l'8 di spade. Allora, si risveglia una grande attività creativa in te, non farti bloccare dalla mente che ti dice non sei abbastanza capace, non sei abbastanza brava o bravo, perché si risveglia in te un moto emotivo, creativo, molto fruttifero, che va incontro alla realizzazione di una certa stabilità, qualcosa anche che volevi fare da bambino o da bambino, qualcosa che stavi aspettando, una rivelazione, magari ti arriva di fare qualcosa di creativo e la mente ti dice non sei abbastanza capace, non puoi fare quella cosa, magari un hobby, qualcosa che ti porta a una maggiore stabilità. Magari devi fare un hobby o qualcosa che vuoi fare però rimandi e invece è importante che tu lo faccia. La soluzione magari di tutto sta nell'iniziare qualcosa che ti motiva a livello emozionale. Già, forse alcuni di voi lo sanno cos'è già. Può essere anche un hobby, può essere qualcosa di questo tipo. Vedo degli arrivi, vedo il moto emozionale che si muove verso di te. Può essere un messaggio da parte di qualcuno. mm, C'è un nuovo inizio con qualcuno in una situazione che ti motiva a livello emozionale. Una rivelazione. Puoi venire anche a conoscenza che piace a una persona o che interessi a una persona, c'è un interesse da parte di qualcuno. Qua c'è stata una fine necessaria, 10 di spade, dolorosa ma necessaria, e c'è una grande rinascita per te con il giudizio. C'è stata la fine di qualcosa, un dolore necessario, e il giudizio mi parla di una rinascita emotiva e una rinascita concreta nella tua vita. Alcuni di voi chiuderanno una situazione con una persona che conoscete bene del vostro passato, che stava lì arrovellandovi la testa, e questo porterà a una rinascita a tutti i livelli per te. Perché una rinascita? Perché si chiudono dei drammi del passato che appesantivano il tuo lavoro interiore, mi viene da dire, e anche esteriore. Vedi qua sotto c'è la giustizia, stanno tutto al contrario, sapete io non leggo le carte al contrario, si saranno battute così. Laddove le cose hai percepito ingiustizia non sono state giuste, arriva una rivelazione in merito a ciò che è finito nella tua vita, che magari ci stavi ancora pensando su, stavi nelle tue emozioni. Vediamo un'altra. Qua abbiamo il Re di Coppe. Prima di tutto ti dico che tu raggiungi una stabilità emotiva senza precedenti. Per alcuni di voi è anche la chiamata, 7 di denari, di qualcuno che avete aspettato, anche per tanto tempo. È una persona che ha maturato all'interno di sé un'adultità animica grazie a qualcosa che è finito, qualcosa su cui ha lavorato, ha lavorato internamente, no? Però alla base può essere anche una persona, un amico, una persona importante per voi, una persona che grazie a un lavoro interiore avrà anche lei questa rivelazione. Si chiude una porta per un nuovo inizio. Tu entri in un potere molto più forte di prima, perché tu hai, come Re di Coppe, anche se sei donna, una maturità animica raggiunta, tanto da poter comprendere l'altro senza farti più schiacciare da nessuno e da nessuna emozione. Sì. Vediamo cosa mi dicono queste. Cosa sta per arrivare che non ti vedi arrivare? Troppe, una sola.
Sono uscite due, va bene. Held, rest. Finalmente puoi rilassarti in merito a qualcosa che la testa ti stava arrovellando. E fondamentalmente qua è come se ti fossi un po' trattenuta o trattenuto fino a questo momento. Cioè qua tu, quello che non sai che sta per arrivare è una risoluzione karmica, emozionale, che ti porta ad essere padrona o padrone delle tue emozioni e questo ti rende forte. Si chiude una situazione che ti ha tenuto, Ed, ti ha tenuto molto tempo soggiogata, soggiogato, che è qualcosa su cui stavi riflettendo da tempo, cercavi una risposta dentro. Questo porterà a tanta stabilità nella tua vita, maggiore stabilità e anche l'ingresso magari di una redenzione da parte di qualcuno, però non come prima, non più come prima. Vediamo cosa dicono queste. Autostima, e infatti il valore che hai non è, come dire, il valore che tu riscopri di avere non è più, come si dice, quando non è, non commerciabile. Il valore che tu riscopri di avere non è più, cioè non mendichi più, riscopri di avere un grande valore. Però tutte le cose che viviamo ci servono a raggiungere questa autostima, no? C'è anche la rivelazione da parte di qualcuno perché prende forza e coraggio in sé, ma soprattutto questo ha a che fare con la tua forza, con la tua autostima. Vediamo cos'altro mi dicono queste. Il tuo potenziale è infinito, autostima. Allora, qua si apre una situazione, avrai una rivelazione, un nuovo inizio che ti permette di chiudere una zavorra animica e di realizzare qualcosa di infinito, qualcosa di grande. C'è il trono qui. In merito a tutto quello che ti ho letto adesso, combattere con le emozioni o comunque sia guardarsi dentro, il blocco, finalmente ti puoi rilassare e far germogliare questo tuo potenziale. Creativo anche, creativo, non ti far bloccare dalla mente, potenziale creativo, di espressione. Vediamo cos'altro mi dicono. Dove stanno? No, queste volevo mettere. La porta del giardino mi parla della fine di un periodo buio. Il giardino dell'Eden, nuove conoscenze, nuove amicizie, ha a che fare proprio con questa pesantezza che viene ormai elusa, integrata perfettamente, nuovi inizi che ti danno rivelazioni, anche nuovi hobby, nuove attività. Quando ti arrivano nella mente, ti arrivano dentro, non ti fai schiacciare dalla mente perché sono il preludio di questa stabilità raggiunta che ha a che fare con di questa stabilità che l'anima vuole raggiungere, questa pienezza, questo radicamento, per farti sentire autostima, per farti capire quanto sei valiente, viene in spagnolo, quanto sei grande e riconnetterti con la tua bambina o bambino interiore in modo più profondo. Allora ti consiglio di fare il rituale occulto della Kundalini, risveglia il tuo potere occulto, dove c'è la meditazione con la bambina e il bambino interiore. Questa è una carta proprio di, sai quando finisce un momento buio, wow, la porta del giardino, entri in questo giardino, la stessa reverenza, la stessa bellezza che ha nei confronti del nuovo. Sì, e per molte di voi che sono state più isolate per un po' di tempo, no? Per più tempo, ecco, si apre questa nuova fase della tua vita. Quello che stai, che non vedi ancora arrivare, è questa nuova fase della tua vita dove incontrerai autostima, sentirai che il tuo potenziale è infinito, non sei più bloccata o bloccato e finalmente ti puoi rilassare e godere questo tuo potere. Bellissimo. Adesso, ragazze mie e ragazzi, pensate una domanda e ti risponderò sì o no. Scrivimi sotto nei commenti qual è la domanda. Rispetto tipo scrivi variante 3 la domanda, ok? Se ti va.
altrimenti ascolta solo la risposta, che può essere in merito a questa lettura o in merito a una domanda tua che hai. In merito alla domanda che mi stai facendo, cosa dicono gli spiriti degli arcani? Regina di spade, la morte, regina di bastoni, non sei più la donna ferita o l'uomo ferito, entri in un potere straordinario, mi stanno dicendo, hai attraversato la morte, hai attraversato un grande cambiamento, il diavolo, ottieni tutto quello che vuoi, è una relazione senza precedenti. Il diavolo e il due di coppie, la risposta è assolutamente sì. Ora non so che cosa mi hai chiesto, ma la risposta è il tuo potere personale. Entri nel potere personale anche se sei uomo. Il diavolo è ottenere quello che vuoi. Due di coppe mi dicono che otterrai un grande amore, ma non solo l'amore, anche il due di coppie, anche la connessione con l'altra persona, no? Anche chiunque l'altro sia, anche sono delle collaborazioni di lavoro dove ci si intende perfettamente da cuore a cuore, quindi siccome parliamo di ottenimenti, la risposta è assolutamente sì, perché sei entrata o entri nel potere personale. Qualsiasi sia la domanda, assolutamente sì. Ok? Ragazze mie, ragazzi, sono state delle letture bellissime. Io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!